Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Dolce Vita. Questo è il filato che andremo a utilizzare per il progettino dell'anteprima. Il suo nome è Delfino, è un filo di Scozia molto sottile, vedete? La casa consiglia l'uncinetto del 3, ma io il mio progetto lo lavoro con l'uncinetto del 3,5. Siamo pronti, vi lascio al tutorial. Allora, prima di iniziare il progettino vi faccio vedere già il mio sprone che ho portato avanti, quindi l'ho portato avanti. Io ho fatto un top down quadrato, quindi ho fatto per le 4 parti uguali, quindi ho fatto 112 catenelle, quindi ho fatto 27 per ogni lato, e poi ci sono i 4 degli aumenti. Quindi se voi dovete andare avanti con una misura in più, o allargate le catenelle iniziali, quindi dovete fare le parti uguali, quindi allargate le catenelle, o andate avanti con più giri nello sprone. Ok, quindi detto questo, qui vi farò un piccolo campione. Quindi io da questa punta a questa punta io ho 38 centimetri e mi sono fermata per una taglia S. Ok, quindi partiamo col tutorial. Quindi andiamo a prendere il filo, l'uncinetto, e andiamo a montare le nostre catenelle. Quindi io ho montato nel mio progetto, ho montato 112 catenelle per una taglia S. Quindi portiamo le catenelle tutte sul dritto e chiudiamo la prima con l'ultima, con una maglia bassissima. Allora, nel primo giro di aumenti io ho fatto, negli aumenti ho fatto 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nel primo giro solamente. Poi dal secondo giro in poi andrò a fare una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Ok, quindi partiamo con il primo aumento, quindi 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta. Quindi entriamo di nuovo nello stesso punto e andiamo a fare un'altra maglia alta, una catenella, rientriamo di nuovo, altre 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi questo è il nostro primo aumento. Quindi per questo giro solamente andremo a fare, nell'aumento andremo a fare 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. A questo punto andiamo a fare il primo lato, quindi montiamo le prime maglie. Io in questo caso ne devo fare 12. Nel mio progetto originale ne ho fatti in ogni lato ho fatto 27 maglie. Allora, lavorate 12 maglie per il primo lato, andiamo a fare il prossimo aumento. Quindi nella maglia successiva entriamo e facciamo 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Quindi il nostro secondo aumento. Allora, fatto il secondo aumento, andiamo a montare il prossimo pannello. Quindi andiamo a montare 12 maglie. Nel mio progetto originale 27 maglie, quindi 1, 2, 3 fino a 12. Allora, fatta l'ultima maglia alta, ci andiamo a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima.
Allora, in questo giro abbiamo fatto due, negli aumenti abbiamo fatto 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Nel prossimo giro andremo a fare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta per tutto lo sprone, ok? Quindi ci alziamo con 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, entriamo nella maglia alta, qui c'è una maglia alta, prendiamo la maglia alta, entriamo nell'aumento e andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle e un'altra maglia alta presa nello stesso punto. Quindi questo è il nostro aumento e lavoriamo le maglie alte come si presentano. Arrivati all'altro aumento, al secondo aumento, entriamo e andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto. Allora, quindi da questo giro in poi, dal secondo giro in poi, noi andiamo a fare nell'aumento, andremo a fare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, quindi per tutti i giri che ci servono, ok? Quindi dal secondo giro in poi dobbiamo andare a fare nell'aumento, dobbiamo andare a fare una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, quindi maglie alte. Qui andiamo a fare l'aumento, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, maglie alte, aumento e così via per tutti i giri che ci servono. Quindi andiamo avanti per i giri che ci servono e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i nostri giri, ho fatto 13 giri. A questo punto dobbiamo andare ad unire lo sprone, ma prima dobbiamo andare a contare le maglie sia di un pannello che dell'altro, perché poi io con le maglie alte arriverò fin sotto il seno, dopodiché inizieremo con il motivo. Quindi noi abbiamo un multiplo di 8, quindi andiamo a contare le maglie alte e aggiustiamo il nostro multiplo, ok? Quindi andiamo ad unire lo sprone. Io parto dalla maglia che ho chiuso, l'ultima maglia, parto da qua. Il prossimo giro mi sposto di 3 maglie a maglia bassissima, vado 3 maglie avanti e partirò da questa maglia. Quindi ogni 2-3 giri ci spostiamo di 2 maglie, così evitiamo che si formi quella linea di chiusura delle maglie alte, ok? Quindi mi alzo con 3 catenelle e vado a lavorare le maglie alte. Quindi entro nell'aumento e faccio una maglia alta, passo dall'altra parte nell'altro aumento. Io non aggiungo nessuna catenella, quindi se voi avete bisogno di aggiungere qualche catenella qui nello scalfo della manica, l'andate ad aggiungere, quindi per me va benissimo lo scalfo della manica. Quindi se dovete aggiungere qualche maglia, aggiungete qualche catenella per allargare lo scalfo della manica, ma si allarga sia lo scalfo della manica che praticamente il busto. Quindi entro nell'aumento e faccio la maglia alta e continuo a fare le maglie alte. Allora continuiamo le maglie alte fino all'altra metà e ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati all'altro aumento, vado a fare una maglia alta dentro l'aumento, prendo il filo sull'uncinetto, passo dall'altra parte e vado a fare nell'aumento, nello spazio dell'aumento vado a fare una maglia alta e continuo a lavorare le mie maglie alte. Quindi andiamo a lavorare le maglie alte come si presentano, naturalmente facendo dei giri,
e andando a lavorare in lunghezza. Allora io con le maglie alte arrivo fin sotto il seno, dopodiché inizieremo il motivo. Ok, quindi se avete qualche maglia da aggiungere aggiustando il multiplo di 8, quindi aggiustate il multiplo di 8 aggiungendo o togliendo qualche maglia. Andiamo avanti con le maglie alte fin sotto il seno e poi ci vediamo qui per andare a lavorare il motivo. Allora, terminati i giri che mi servivano, dopo aver chiuso lo scalfo della manica sono andata avanti per altri 10 giri, ho raggiunto la mia misura, quindi da questa punta a giù misura 30 cm e mi sono fermata. A questo punto andiamo a iniziare il nostro motivo. Il nostro motivo è un multiplo di 8, partiamo con il motivo, quindi un multiplo di 8, quindi ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, rientriamo nello stesso punto e facciamo altre 2 maglie alte, quindi totale 3 maglie alte, quindi 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e 2 maglie alte, quindi 3 maglie alte, una catenella di separazione, rientriamo di nuovo nello stesso punto, altre 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte, facciamo una catenella, saltiamo 1 2 3 maglie, andiamo nella quarta e facciamo una maglia bassa, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 2 3, entro nella quarta e faccio un ventaglietto, quindi 3 maglie alte, 1 2 3 maglie alte, una catenella di separazione, altre 3 maglie alte, 1 2 e 3, faccio una catenella, salto 1 2 3 e vado nella quarta e faccio maglia bassa, una catenella, filo sull'uncinetto, salto 1 2 3, vado nella quarta e faccio il ventaglietto, 1 2 e 3, catenella e altre 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte. Quindi proseguiamo per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora andiamo a fare il prossimo giro. Con delle maglie bassissime mi sposto al centro del ventaglietto, al centro qui del ventaglietto, qui vado a fare una catenella, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare una maglia bassa, 4 catenelle, 1 2 3 4 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia bassa qui e vado a fare una maglia alta chiusa a metà, 1, ne vado a fare un'altra, 2 sempre chiusa a metà e 3 maglie alte chiuse a metà, 3 maglie alte chiuse a metà, chiudo le 3 asoline, ne lascio 2 nell'uncinetto e poi vado a chiudere tutte e 2, 4 catenelle, 2 3 4 catenelle, vado al centro tra i 2 ventaglietti e vado a fare maglia bassa, 4 catenelle, 2 3 4 catenelle, vado nella maglia bassa, quella che viene tra i due ventaglietti, e vado a fare 3 maglie alte chiuse a metà, quindi 1 2 e 3, chiudo 3 asoline e lascio 2 asoline, poi vado a chiudere tutte e 2, 4 catenelle, passo nel ventaglietto e vado a fare maglia bassa. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, ho fatto le ultime 4 catenelle, mi vado a chiudere nella maglia bassa iniziale con una maglia bassissima, così. A questo punto faccio una catenella, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare una maglia bassa, così. Facciamo 2 catenelle, 1 2, prendo il filo sull'uncinetto, entro al centro delle maglie qui, delle maglie chiuse insieme, vado al centro e vado a fare il ventaglietto di maglie alte, quindi 1 2 3 maglie alte,
2 catenelle, questa volta 2 catenelle, rientriamo di nuovo e andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle, 1, 2 catenelle, quindi da questo giro in poi andiamo a fare 2 catenelle, quindi entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, vado nelle maglie raggruppate tutte assieme e vado a fare il ventaglietto, 1, 2, 3, 2 catenelle e altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle, 1, 2 catenelle, vado nella maglia bassa qui sopra il ventaglietto e vado a fare maglia bassa, 2 catenelle, qui c'è il gruppetto di maglie alte, quindi vado al centro e vado a fare il ventaglietto, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte prese nello stesso punto, 2 e 3 maglie alte. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, ho fatto l'ultimo ventaglietto dentro le 3 maglie chiuse insieme, ho fatto le 2 catenelle e mi vado a chiudere nella maglia bassa iniziale con una maglia bassissima. A questo punto dobbiamo andare a fare tutto, a iniziare tutto da capo, quindi nella maglia bassa andiamo a fare le 3 maglie chiuse insieme, mentre nel ventaglietto andiamo a fare la maglia bassa. Quindi andiamo a ripetere il motivo per la lunghezza che noi vogliamo e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i miei giri, io dalla spalla a sotto ho 42 cm e 37 di larghezza e mi sono fermata perché non la voglio lunga, quindi io ho fatto questo pezzettino di motivo e poi ho fatto la prima manica, che adesso l'altra manica la andiamo a fare insieme. A questo punto io praticamente andrò a fare un bordino qui al collo, quindi entriamo in una maglia e andiamo a fare maglia bassa e 2 catenelle che valgono come prima maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, rientro e faccio 1, 2, 3 e 4 maglie con le 3 catenelle, 5 maglie alte, ok? Quindi salto, diciamo, questo è l'aumento, questa parte è l'aumento, quindi salto tutto l'aumento, salto questa maglia e vado nell'altra e vado a fare una maglia bassissima, così. Quindi mi alzo 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e altre 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte, quindi salto una maglia, quindi 1, 2, 3, nella quarta entro e faccio una maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nello stesso foro e faccio 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4, quindi con le catenelle 5 maglie alte, quindi salto 1, 2, 3, nella quarta entro e chiudo a maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle e rientro per 4 volte, 1, 2, 3 e 4, 1, 2 e nel terzo foro, quindi salto un quadratino, diciamo la prima maglia, la seconda maglia, la terza maglia, entro direttamente qui e chiudo con una maglia bassissima, 3 catenelle, rientro nuovamente e faccio 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4 maglie alte, salto 1, 2, 3, entro
nel foro, diciamo, della quarta maglia e chiudo con una maglia bassissima. Quindi continuiamo per tutto il giro, andiamo a girare completamente tutta la nostra maglia e poi alla fine ci vediamo qui per continuare. Allora sono arrivata alla fine del giro, quindi mi sono chiusa con una maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle e faccio altre 4 maglie alte, 2, 3, 4 e 5 maglie alte, quindi 4 maglie alte più che la catenella 5 maglie alte, e mi vado a chiudere nel primo gruppetto che ho fatto con una maglia bassissima, così. Quindi taglio il filo e faccio nodina. Naturalmente poi i fili di lavorazione li andiamo tutti a nascondere, ok? E così abbiamo fatto il bordino nel collo, ecco qua. Ok, quindi a questo punto dobbiamo andare e vi faccio vedere la partenza della manica. La manica è semplicissima perché è tutta di motivo, quindi se voi la volete lasciare a metà, la lasciate a metà, altrimenti continuate. Io ad esempio l'ho fatta a maniche lunghe, quindi sto facendo per adesso maglioncini di mezzo tempo, ecco. A questo punto andiamo ad occuparci della manica. Per me la manica è troppo larga, quindi io farò un giro di maglie mezze alte e stringo un tantino la manica e aggiusto anche i punti, le maglie per il motivo. Quindi io vi ricordo che abbiamo un multiplo di 8, quindi aggiustiamo, chiudiamo un tantino, la chiudo con le maglie mezze alte e aggiusto anche il motivo, il multiplo di 8. Quindi prendo il filo e l'uncinetto e parto con le maglie mezze alte. Il primo giro lo farò tutto di diminuzioni, quindi aggiusterò le maglie per fare un multiplo di 8. Allora faccio la prima diminuzione, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia e porto il filo fuori, poi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella seconda maglia e chiudo tutte insieme. Quindi ho fatto già una prima diminuzione, quindi continuiamo per tutto il giro facendo le maglie mezze alte, diminuendo e aggiustando il multiplo di 8 e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, ho raccolto tutte le maglie mezze alte della manica e ho fatto delle diminuzioni e ho aggiustato il multiplo di 8. A questo punto andiamo a fare il primo giro di motivo per la manica. Quindi mi sono andata a chiudere nella maglia iniziale, quindi mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare 2 maglie alte, una catenella, rientro nuovamente nello stesso punto, 3 maglie alte, 2 e 3 maglie alte, quindi un ventaglietto, 3 maglie alte, catenella, 3 maglie alte, ok? 2 catenelle, 1 e 2 catenelle, salto 1 2 3, vado nella quarta e vado a fare maglia bassa, 2 catenelle, 1 2, prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 2 3, entro nella quarta maglia e ripeto il ventaglietto, quindi 1 2 3 maglie alte, una catenella, rientro nuovamente, 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle, salto 1 2 3, entro nella quarta maglia e vado a fare maglia bassa, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella quarta maglia, 1 2 3 e 4 e ripeto il ventaglietto, 1 2 3 maglie alte, una catenella e ripeto 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine del giro mi sono andata a chiudere nella terza catenella
iniziale. Quindi con delle maglie bassissime ci spostiamo al centro del ventaglietto, quindi camminiamo con delle maglie bassissime, vado al centro del ventaglietto, faccio una catenella, rientro di nuovo e faccio una maglia bassa. A questo punto vado a fare 4 catenelle, 1 2 3 4 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia bassa qui al centro, la prendiamo, magari vediamo se ci riesco, ok, entro e faccio una maglia alta chiusa a metà, prendo il filo sull'uncinetto, rientro, la seconda maglia chiusa a metà, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nuovamente, una maglia chiusa a metà. Quindi ho 4 asoline sull'uncinetto, ne chiudo 3 e poi ne chiudo 2, faccio 4 catenelle, 1 2 3 4 catenelle, vado al centro del ventaglietto nello spazio della catenella e vado a fare maglia bassa, 4 catenelle, 2 3 4 e ripeto tutto. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia alta chiusa a metà, filo sull'uncinetto, rientro, la seconda maglia chiusa a metà, rientro nuovamente e la terza maglia chiusa a metà, chiudo 3 asoline e poi chiudo le 2 asoline rimanenti. Quindi 4 catenelle, 2 3 4 catenelle, vado al centro del ventaglietto con una maglia bassa, 4 catenelle, 3 4, prendo il filo sull'uncinetto, vado nella maglia bassa e vado a fare il gruppetto di 3 maglie alte chiuse a metà. Ok, quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, ho fatto l'ultimo gruppetto di 3 maglie alte, le 4 catenelle e mi vado a chiudere nella maglia bassa iniziale con una maglia bassissima. Qui mi alzo con una catenella, rientro nella stessa maglia e vado a fare maglia bassa. Quindi 2 catenelle, adesso è la volta dei ventaglietti, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro al centro delle maglie alte e vado a fare il ventaglietto, 1 2 3 maglie alte, una catenella, rientro di nuovo e vado a fare 3 maglie alte, 2 e 3 maglie alte. Quindi quando è la volta del gruppetto di 3 maglie alte andiamo a fare 4 catenelle, quando è la volta del ventaglietto andiamo a fare 2 catenelle, quindi facciamo 2 catenelle, 1 2 catenelle, entriamo nella maglia bassa, sopra il ventaglietto c'è la maglia bassa e andiamo a fare maglia bassa, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro al centro delle maglie alte, del gruppetto delle maglie alte, vado a fare un ventaglietto di 6 maglie alte separate da una catenella, quindi 1 2 e 3 maglie alte. Ok, 2 catenelle, 1 2, qui c'è la maglia bassa e andiamo a fare maglia bassa, 2 catenelle, passo nelle maglie alte, vado al centro, qui vado a fare il ventaglietto, 1 2 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte prese nello stesso punto, 1 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle, passo nel ventaglietto, c'è la maglia bassa, entriamo e andiamo a fare maglia bassa. Quindi lo ripetiamo per tutto il giro e alla fine ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine del giro, ho fatto l'ultimo ventaglietto, le 2 catenelle e mi vado a chiudere nella maglia bassa iniziale. A questo punto dobbiamo andare avanti con la lunghezza perché il motivo si sviluppa in due righe. Quindi andiamo avanti con i giri che ci servono per la lunghezza che noi vogliamo, quindi possiamo fare la manica a 3/4 oppure farla tutta intera.
completiamo l'altra manica, il nostro progettino è terminato, è pronto per essere indossato. Bene, il tutorial termina qui, non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo tutorial. Se non volete perdere il prossimo tutorial, attivate la campanellina e iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti, un bacio.